Oggi la parola è risurrezione. Risurrezione, sì, perché c'è questo libro dei Maccabei, questo testo del libro dei Maccabei che parla della speranza della risurrezione, poi c'è questa polemica di Luca in cui gli dicono ma c'è questi che non credono nella risurrezione, dicono ma c'è quella lì che era moglie di 7 fratelli, Sì, di chi sarà sposa nella E risurrezione. E Gesù dice non funzionano così le cose perché saranno come gli angeli di Dio nel cielo. Ma al di là di questo, risurrezione cosa significa? Risurrezione significa che uno esce dalla tomba, perché molto spesso, in fondo io sento una specie di imbarazzo a parlare della risurrezione e il tentativo di dire che sì, in fondo la risurrezione cosa vuol dire? Che Gesù è ancora vivente fra di noi perché il suo messaggio è importante per noi. Una certa interpretazione. Anche Socrate allora. Sì, una certa interpretazione spirituale, no? Come quando si dice di un morto tu eri importante e quindi sei ancora vivo nei nostri cuori. Sì, no? sì, Ecco, la risurrezione sarebbe questo. A parte il fatto che una teoria del genere è stata difesa dal protestantesimo liberale di fine Ottocento, ma poi io sono convinto che si abbia un certo imbarazzo nei confronti del fatto, come ce l'avevano d'altro canto i primi cristiani, nei confronti del fatto dell'imbarazzante fisicità della risurrezione. Cioè Gesù è risorto con il suo corpo. Quindi si tratta di una questione fisica che investe anche la dimensione spaziale. Cioè stava in un posto. Stava in un posto, è chiaro che aveva un rapporto con il tempo e con lo spazio, nel quale non era determinato dal tempo e dallo spazio, ma lo possedeva, ma lo dominava, come ci dimostrano i racconti della risurrezione, ma c'è un qualcosa che è risorto. Però di fatto i suoi non è che l'hanno riconosciuto. No, quindi c'è una continuità, nel senso che risorge con le piaghe e fa vedere ai discepoli che ci sono le piaghe, e c'è una discontinuità, nel senso che evidentemente in qualche maniera era chiaro che apparteneva a un'altra dimensione, che apparteneva a qualcosa di diverso da quello che normalmente sperimentavano. Però se tu togli la fisicità della risurrezione, la corporeità della risurrezione, togli l'essenza stessa del cristianesimo, cioè togli il fatto che tutto l'uomo è salvato, in tutte le sue dimensioni, laddove la dimensione fisica è una delle dimensioni fondamentali dell'uomo. Noi non esistiamo senza il nostro corpo, al di fuori del nostro corpo. Quindi quelli che dicono che i cristiani sono solo spirituali fanno una... No, dicono una cosa che non è cristiana, dicono una cosa che semplicemente non è cristiana. Quindi il corpo che sembra che sia nemico della fede, eccetera, in realtà nella Chiesa è valutato tanto. È valutato tantissimo, evidentemente. Ecco, ma il corpo è valutato tanto, noi risorgeremo con il corpo. Qualcuno tra l'altro ha detto che la resurrezione avviene in un certo senso appena dopo la morte, nel senso che usciti dal... Evidentemente un dopo la morte significa in un'altra dimensione temporale, per cui non ha senso dire che c'è un prima e c'è un dopo. Sì. È chiaro che c'è un modo di essere presenti al tempo e allo spazio che non è il nostro e che quindi noi non possiamo descrivere. Quello che è impressionante è la perdita di questa coscienza all'interno del cristianesimo, al punto che c'è gente adesso che si può dire tranquillamente cristiana affermando che c'è una fede nella reincarnazione. Fra l'altro in una reincarnazione consumistica, per la quale la risurrezione altro non è che, la reincarnazione altro non è che un perché uno prendi due, no? Cioè, si può ricominciare. Si può ricominciare, no? Cioè, se la vita che hai non ti va bene, puoi avere un'altra possibilità, staccare un altro biglietto, laddove sottende proprio una concezione completamente diversa, perché non dobbiamo mai dimenticare che nel buddismo e nell'induismo non si desidera reincarnarsi. Ah no? Perché reincarnarsi significa che non hai sofferto abbastanza nella tua vita per purificarti, o che magari hai peccato, e quindi devi avere un'altra vita per poterti purificare e arrivare al nirvana, dove non sei più cosciente di te stesso. Sì. Perché l'essere cosciente di te stesso è male. Come male? È male essere coscienti di sé. Ogni origine del male, secondo queste filosofie, deriva dal fatto che siamo autocoscienti. Quindi il bene è dissolversi nella coscienza del tutto e renderci conto che noi siamo Dio. C'è qualcuno che ha fatto quel passo lì? Buddha, che infatti, secondo la loro teologia, non esiste più, non si rivolgono a lui perché non c'è più. Beh, quindi tutta la filosofia invece della persona, quella cristiana che ha poi contribuito a costruire l'Europa come la vediamo oggi, certo, è legata proprio a quest'idea, no? Che non si perde la propria certo, individualità. Ma la risurrezione è la base.